Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro o Luna in Toro o Venere in Toro. Andiamo a vedere come sarà questo febbraio 2025, quali sono le linee guida da seguire affinché la tua anima possa adempiere al sommo scopo della sua realizzazione. E quindi ragazzi e miei ragazzi vi invito a studiare e praticare con noi nella nostra scuola iniziatica, partendo dalla conoscenza che vi metto nei podcast, soprattutto l'arte sciamanica e le meditazioni guidate che sono brevissime ma continuative per realizzare il vostro scopo. Va bene? Playlist l'arte sciamanica la trovate nel mio canale, va bene? A partire dalla magia pratica 0 e tutti i video contenuti lì per praticare insieme a noi l'arte della creazione consapevole della realtà di successo. Quindi, detto questo, partiamo dalla linea evolutiva per te nel mese di febbraio 2025 con gli Angelion. Vediamo i maestri cosa ci raccontano in merito al modus operandi in questo mese per portare avanti la tua missione quotidiana, il tuo essere. Vediamo, chiedo ai maestri per favore di mostrarmi per il Toro. Linea evolutiva per te in questo mese. Linea evolutiva per te in questo mese. Linea evolutiva febbraio 2025 Toro. Shock addizionale, rottura di schemi Vril. Wow! Partiamo con una bomba atomica. La linea evolutiva per te in questo mese è la rottura di schemi. Allora, la mia scuola, il mio canale è orientato alla rottura degli schemi. Quindi o andate a praticare questa rottura di schemi. Cos'è la rottura di schemi? È un po' come la torre, no? La torre, io amo la torre, perché la torre dei tarocchi? Perché è la rigidità che si distrugge, la rigidità della mente ordinaria, la rigidità della mente razionale. Infatti nella torre dei tarocchi c'è un fulmine dal cielo che arriva a distruggere una certa rigidità e fa uscire la vera essenza. Quindi è come gli schemi sono tutto quello che credi di sapere, che credi di essere, credi di sapere e credi di essere, il credo stesso. Le credenze che abbiamo noi in questo momento storico del Kali Yuga sono credenze deficitarie. Tutto quello che credi di essere, tutto quello che credi di sapere sono credenze deficitarie. Io so di non sapere, diceva Socrate, ed era Socrate. Io so di non sapere ti porta all'apertura di conoscenza vera, della conoscenza vera, che è la conoscenza intuitiva. È la conoscenza che ti arriva dall'esperienza. La vera conoscenza ti arriva dall'esperienza e dall'intuizione. Quindi il modus operandi in questo mese sia aperto a tutto, soprattutto con questa carta qui, a ciò che non sai di sapere, non sai di essere, a ciò che, ripeto, non sai di sapere e non sai di essere. Tu sei un'anima incarnata in un corpo limitato, in una mente limitata. Tu sei molto di più di quello che credi di essere, credi di sapere. Quindi il modus operandi in questo mese, apriti alle infinite possibilità che arriveranno per te. Sperimentati in ciò che non ti sei mai sperimentato o sperimentato. Se noi vogliamo cambiare la nostra vita, dobbiamo fare cose diverse. Non possiamo aspettarci di fare dei cambi se non cambiamo le cose che facciamo. Cioè, se noi ci aspettiamo dei cambiamenti facendo sempre le stesse cose, non arriveranno mai. Questo come, no? Diciamo,
stratagemma spirituale, non so se si può dire così, ma il senso è questo. Ok, preparati a scioccare la tua mente. La mente va in shock, shock addizionale, cosa vuol dire? Va in shock la mente quando non può controllare né gestire le cose. Emao, meraviglia. Emao, meraviglia. Emao, meraviglia. Meno male. Meno male. Perché ci sono dei cambiamenti fortissimi per te nel mese di febbraio. Emao meraviglia, Emao meraviglia, questo è il modus operandi, Emao meraviglia. Cosa vuol dire Emao meraviglia? Emao è il potente mantra utilizzato per tutto ciò che ti accade. Entrare nella meraviglia di un evento, che è un ente, entità, spirito, dei, numi, daimones, entrare nella meraviglia rispetto a un evento significa entrare nell'entusiasmo. L'entusiasmo significa enteos, che viene dal greco, significa essere in Dio. Quando tu dici Emao meraviglia un evento che accade, sei con quel Dio dell'evento e quindi puoi cooperare, co-creare con il Dio dell'evento, qualsiasi evento sia. Emao meraviglia, sei nel Dio dell'evento. Ok. Allora, mettiamoci, oh, mi sono sporcata la vestaglietta, mettiamoci la carta qui e adesso prendiamoci 3 oracoli, febbraio 2025, Toro, febbraio 2025, datemi 3 oracoli, maestri mostratemi. La sublime porta, Giano, la porta della luna. Bene, 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 bene. Allora, c'è un'energia femminile nella tua vita molto potente. Un'energia femminile e molto potente che risveglia in te delle qualità intuitive e delle qualità creative. Questa porta della luna mi parla di un'energia femminile molto potente nella tua vita. Può essere una guida, una mentore, un maestro, un'energia è una donna, una persona a cui tu ti rifai, una persona che può essere anche una migliore amica, una maestra, una guida spirituale. La porta della luna è una donna, un'energia femminile molto potente che ti darà dei suggerimenti importanti rispetto a delle cose che ti arrivano. Va bene? Questo come energia generale. Cosa succede? Al di là se c'è una persona o meno, l'altra persona fuori è sempre un'immagine della tua anima, come vi insegno sempre, no? Quindi ci sono intuizioni forti per te. E poi ci sono la sublime porta, mi parla di qualcosa di importante che arriva per te in questo mese di febbraio 2025, comunicazioni da parte di una persona che si rivela persona importante sul profilo lavorativo, sul profilo economico, sul profilo relazionale. La sublime porta è qualcosa di sublime che arriva per te. Molti di voi stavano aspettando dei cambiamenti in alcuni ambiti che arrivano e la tua intuizione ti guiderà in questi cambiamenti, anche a fidarti della persona giusta. Ok? Sì, sì, sì. Vediamo un po' di cosa mi parlano carta a carta. Vediamo. Sulla sublime porta. Mostratemi, maestri, nella realtà fenomenica cosa accade con la sublime porta. Spieghiamo la carta, la sublime porta. Questo è anche una persona importante che ti fa una proposta, di lavoro, non lo so, vediamo. La sublime porta, mostratemi.
9 di spade, 7 di bastoni. Ci sono preoccupazioni, vedo delle preoccupazioni, questi sono limiti, vediamo, la luna, paure. Credo che ci sia una persona che ti supporterà o ti incoraggia, ti dà degli ottimi consigli nel superare alcune paure. Re di denari, 6 denari. Allora, molto bene il profilo lavorativo e economico, ti prendi il posto che ti spetta a livello lavorativo e economico. E io qua vedo che ci sono può esserci qua una persona che ti aiuta a superare un momento difficile in ambito lavorativo, o difficile perché non stai vedendo dei blocchi o dei limiti o dei litigi con qualcuno. Vedo che poi invece le cose si risolvono, perché poi qua vedo che puoi aver avuto delle preoccupazioni inerenti a dei limiti imposti sul profilo materiale o lavorativo economico, e ci sono delle paure inerenti a come superare questi limiti o queste paure o preoccupazioni. Vedo che le superi. Può esserci una persona, può essere una persona il tuo capo, può essere una persona per cui lavori, può essere una persona che lavora insieme a te. Magari paure inerenti o limiti inerenti al giusto dare e il giusto avere. Magari non ti hanno pagato nel modo giusto, o sei preoccupata o preoccupato perché non ti danno il giusto valore. Ecco, le cose si sistemano, mi dicono, perché verrai riconosciuto o riconosciuto per i tuoi sforzi, per il tuo talento e anche delle giuste entrate. Vedo delle entrate di denaro qua, rispetto delle preoccupazioni che avevi per conseguire delle entrate di denaro, o rispetto a un progetto, rispetto a qualcosa nel lavoro, va bene? Avrai un'ottima comunicazione e discussione con chi di dovere, insomma, va bene? Vedo che il lavoro va bene, re di denari, qua sei tu, no? Toro, che tu sia uomo o donna non importa, re di denari, 6 denari. Vedo che ci sono delle entrate che ti fanno stare bene, va bene? Ok. Per quanto riguarda la sublime porta, a posto. Vediamo Giano, che sono le comunicazioni. Giano, datemi chiarimenti su Giano, maestri, per favore, la carta di Giano. Il giudizio, chiamate queste sono, le chiamate, 3 denari. Guarda, io vedo che qualcuno ti chiama per qualche progetto. Il giudizio parla della chiamata, di una situazione che si risolve, per un progetto, per degli accordi. Se per esempio hai già un'azienda tua, ti chiamano per collaborare con un'altra azienda, per esempio. Oppure ti chiamano per cooperare in qualcosa sul profilo lavorativo. Sì. Per avere la giusta intesa. Qua mi parla di persone che cooperano tra di loro per avere una giusta intesa, va bene? Scusami. Allora, ancora? No, troppe no. Una alla volta. Gli amanti. Accordi, accordi. Cavalli di spade. E regina di spade. Allora, qua mi stanno dando altri messaggi. Mi hanno dato questo sul profilo lavorativo, poi mi parlano probabilmente qua d'amore, che una persona ti parla, o c'è un accordo sul profilo lavorativo e quindi si fa questo accordo, mi spiego, gli amanti, si fa una scelta di accordarsi sul profilo lavorativo mettendo bene in chiare le idee, dandoti delle soddisfazioni in questo senso. Oppure per altri di voi c'è una persona che ti parla d'amore. Io non lo so se tu sei forse un po' risentita o risentito da parte di questa persona. Può essere una persona che vuole trovare un accordo con te anche sui figli, per alcune di voi, e quindi nonostante stia un po' sulla difensiva vuole trovare un accordo sui figli con te, se ci sono figli.
E fatto sta che c'è una persona che ti parla e mi parla di trovare un accordo, mi può parlare d'amore e anche di lavoro o ambedue. Comunicazioni, vedo un'energia un po' tesa però tra te e questa persona, poi ognuno di voi saprà quale cos'è. Anche energia dell'acquario, gemelli, bilancia, sì, molto forte, acquario, gemelli, bilancia. Ok, vediamo cos'altro mi dicono sulla porta della luna. Maestri, mostratemi sulla porta della luna, spiegazioni sulla porta della luna. Sei di denari, mi dicono che il lavoro va molto bene qua, cioè beh, il giusto, mi spiego. Tre di bastoni, e mi dicono anche che siccome ci sono delle entrate di denaro qua, questo porta all'apertura di un futuro, all'apertura di nuove prospettive per il futuro, mi spiego? Cos'altro? 5 di bastoni. Può essere che ci siano delle incomprensioni nel tuo intorno lavorativo. Vediamo. Re di coppe. E il 10 di coppe. Allora, può darsi che ci siano delle incomprensioni sul profilo lavorativo, delle incomprensioni o delle situazioni da mettersi d'accordo, no? Io poi qua vedo la figura di questa persona, questo re di coppe e 10 di coppe. Può essere una persona molto amabile che ti sta vicino, è una persona con la quale tu ti senti a casa, una persona con la quale ti senti in famiglia. Può essere anche una persona che ti dà ottimi consigli nel mettere le parti in accordo anche sul profilo lavorativo, una persona che ti sta vicino a livello familiare può essere anche. Per altre di voi ci sono delle incomprensioni con una persona a livello emozionale, delle incomprensioni che verranno risolte col 10 di coppe. Perché io qua vedo una persona che si apre emozionalmente a te e queste incomprensioni verranno risolte venendosi incontro, mi spiego? Qua abbiamo l'8 di denari. Vedo che sul profilo lavorativo, se fai per esempio un lavoro che ha a che fare con l'aiuto al prossimo, l'aiuto agli altri, o comunque il supporto, un lavoro anche di supporto emotivo, mi dicono che va molto bene. Ci possono essere anche, puoi essere anche un caposaldo per delle incomprensioni all'interno del tuo contesto lavorativo e la tua intuizione ti guiderà nel mettere pace tra le persone, quindi rendendo anche più produttiva l'azienda o il lavoro dove stai, mi spiego? Chiariamo quest'ora di coppe. La regina di denari, assolutamente qua c'è una persona, per molti è un uomo, una persona che ti dà delle intuizioni o che ti permette di fluire di più, di essere meno, magari se ti puoi innervosire in alcune questioni con il tuo intorno lavorativo, eccetera, o anche familiare. C'è un uomo, una persona che ti supporta a livello emozionale. È una persona degna della tua fiducia, mi dicono. Degna della tua fiducia. Il sole, vedi? C'è molta amicizia e fiducia di base. Ok, vediamo un po' adesso sull'amore, tenendo fede sempre a quello che è uscito, per le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore. Mettiamo la prima linea nell'amore. Cosa accade nell'amore? Febbraio 2025, Toro. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore, Toro? Vediamo. Cavallo di spade. Notizie. La papessa, notizie che stavi aspettando o notizie, 3 di bastoni, apertura di cammino.
O stai aspettando qua delle notizie per prendere delle decisioni, o ti arrivano delle notizie e questo magari da una persona con la quale eri no contact, perché vedo qua un'azione, qua silenzio. O ti arrivano notizie e prima di rispondere aspetti un po', ti arriva notizia da qualcuno e prima di rispondere aspetti un po', però io qua vedo che col 3 di bastoni c'è una prospettiva per un futuro. Mm? Sì, io qua vedo che arrivano notizie, qua tu stai riflettendo su qualcosa, o se hai tu un'energia introspettiva stai aspettando prima di rispondere a questa persona, o c'è stata tensione con qualcuno e stai aspettando di rispondere o di confrontarti con questa persona. Se sei singolo vedo che arriva una notizia, arriva qualcuno, arriva all'attacco, però tu te la prendi con calma. C'è molta energia di papessa, cioè chi non sta alla papessa è come se hai un'energia molto forte tu, grande connessione con la tua anima, con la tua introspezione e prima di parlare o di dire osservi, mi spiego? Vediamo l'energia che ti viene incontro, della persona che ti viene incontro. Toro, nei tuoi confronti. Paggio di bastoni. La stella. A questa persona piaci moltissimo, ma non solo, asso di spade. Allora, piaci moltissimo a questa persona. Il paggio di bastoni mi parla di una persona molto allegra, molto divertita, anche romantica con la stella, che va proprio verso di te. L'asso di spade mi parla di una persona che ti comunica, vuole un inizio, vuole parlarti e dirti quanto gli piace, o quanto è attratto da te, quanto si sente destinata questa persona a te. Cioè, vedo un'energia molto forte e sei tu un po' più introspettiva. Prima di dire la cosa, aspetti. Sì. È una persona molto idealista, forse anche il segno dell'Acquario, abbiamo qua Acquario, Gemelli, Ariete, Leone e Sagittario. È una persona molto idealista, molto visionaria, molto divertita. Mm, sì, vediamo un po' cosa succede. Scusami, cosa succede alla fine in amore per te, febbraio 2025? Asso di denari, c'è assolutamente questa opportunità importante. Il mago, ci picchia. Qua c'è una persona, qua io vedo che c'è la manifestazione di un amore grosso, va bene? Come energia finale per te. Wow, oh Signore la giustizia. E qua parliamo di una persona che, di una coppia che ha grande potenziale, eh? Hai atteso questa cosa. Qua parliamo di una coppia che ha pieno potenziale, perché è una coppia guidata dalla giustizia divina. Questa opportunità ha tutti gli strumenti per poter essere una coppia importante. Forse la stesa più forte sull'amore che ho fatto, eh. È una persona di grande, cioè, spessore, ma soprattutto, scusami, è una connessione di grande spessore qua, voluta dal destino. Questo si darà già, perché questa energia finale per te cosa accade, Sarai molto affascinata o affascinato da questa persona, perché c'è proprio la stella in questa persona. Wow. Anche il segno della bilancia e del gemelli è fortissimo. Vediamo energia positiva per te in amore. Il 9 di denari, energia positiva. Interessante, perché è come se non ci facessi tanto caso per alcuni di voi. Interessante, vediamo il 3 di denari, vi vedo più concentrate sul vostro benessere personale, probabilmente è proprio per questo che arriva una persona per un amore sano, 9 di denari, perché 9 di denari è positivo? Ah, 10 di spade, perché avete sofferto molto in una relazione precedente o state venendo da un grosso karma elaborato che riguarda le relazioni. Guarda, qua c'è uno sviluppo di una relazione potentissima, potentissima. Va bene? Soprattutto se è una relazione nuova, guarda che ti sto dicendo, all'inizio non ci fai tanto caso a questa cosa. Però vedrai che con le settimane che passano questa cosa è di grande spessore, con grande potenziale.
E invece per altre di voi vedo che vi sentite soddisfatte, soddisfatti a livello lavorativo, delle vostre serenità anche dal punto di vista materiale raggiunte, mi dice, anche lo stato psicofisico. E avete passato una tappa, vedo lacrime qua, una tappa molto dolorosa che vi ha portato a riprendervi il valore di voi stesse o di voi stessi. E quindi auspica alla relazione sana di conseguenza, sì. Vediamo energia negativa. 6 di bastoni, energia negativa. Non sapete se con questa persona avrà successo. Io ti dico di sì. Non sapete se con questa persona avrà esito o successo. Io ti dico di sì. Magari non te ne accorgi subito, guarda che ti sto dicendo, ma qua c'è un grossissimo potenziale. Ecco perché tu stai con la papessa qui, mettendo anche limiti, no, all'altra persona, comunque sia un po' sulle tue. Ma qua, guarda che ti dico, magari me lo scriverai tra un po' di mesi, è questa. Abbiamo anche il segno della Vergine, eh? Pesci, sì. Wow, andiamo a vedere cosa ti dirà questa persona, questo mago, con i miei oracoli, lui, lei, potentissimi. Per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, vediamo. Con te posso essere autentico. Qua c'è una persona che è proprio autentica con te, che guadagnerà molto la tua fiducia. Cos'altro? Quanto vorrei le tue gambe ora? Molta attrazione a questa persona nei tuoi confronti. Non lo so, all'inizio non la prendi seriamente questa cosa, io non lo so. Però qua ti arriva un ribaltone. Un ribaltone. Per alcuni di voi questa cosa inizia adesso, nella tappa di febbraio, con la stella. Tu, a fine maggio, con il mago, quando è la tappa dei gemelli, da fine maggio a ottobre, tu sancisci qualcosa con questa persona. Te la butto lì, ok. Cos'altro? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Qua io credo che questa carta sia più relativa a te, perché qua vedo una persona dall'altra parte che ha un'energia molto risolta, di qui con la papessa più introspettiva che va risolvendosi invece. Questo credo che sia più legato a te, il tuo tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. E poi ha a che fare con questo mago, con questa giustizia, no? E meritare la giustizia un grande amore, perché qua c'è la connessione di un grande amore. Potentissimo, potentissimo. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Respirare. Il vento cambia direzione. Eh sì, arrivare al traguardo. Non si arrenderà questa persona e questa relazione andrà avanti. Qua c'è respirare, ti dicono calmati, qua c'è tensione per te, calmati. Il vento, cioè respira, il vento cambia direzione in favore di un equilibrio e qua non ci si arrende, arrivare al traguardo. Bellissimo, io ti faccio i miei più grandi complimenti. In bocca al lupo per tutto, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!